Don't cry for me Argentina. Oggi ragazzi lasciamo l'Argentina e a piangere mi sa che saremo noi. Questo sarà un arrivederci con questo paese, ma per vari motivi che spiegheremo oggi abbiamo dovuto cambiare i nostri piani di viaggio. Pronti quindi ad attraversare un nuovo confine, cambiano tante cose, i gradi prima di tutto. Il caldo è dentro le ossa. In punta di piedi iniziamo a conoscere un paese poco frequentato e spesso tralasciato. Avremmo fatto bene a venire qui. Prima di scioglierci tutti insieme, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Dopo 17 ore di viaggio è ormai mezzogiorno, siamo partiti alle 7 di ieri sera, siamo arrivati. 34 gradi fuori. Siamo arrivati ufficialmente a Clorinda, il nostro autobus qua chiude e mi sa che se ne va, ci ha lasciato non alla stazione degli autobus, non al terminal, ma al loro ufficio, che però ha il vantaggio di essere a 1 chilometro dalla frontiera. Appena scesi ragazzi, bam! Il muro de calore. Di calore, proprio cambiata completamente la temperatura. 35 gradi. Tosta ragazzi, vabbè, adesso è mezzogiorno, quindi l'ora ideale per farci una passeggiata per arrivare al confine. Dai, allora il confine è 1,5 chilometri. Andiamo. Ci stiamo scongelando nel frattempo perché sull'autobus c'erano 10 gradi, temperatura bassissima. Ci hanno detto anche perché per il puzzo, per evitare il puzzo umano, loro abbassano la temperatura. Cioè, ti congelano in ti pratica. congelano. Vabbè, detto questo, comunque ragazzi, allora noi alla fine di questa strada arriveremo in Paraguay. Il Paraguay è la prossima tappa del viaggio. Fa strano ragazzi, dopo tutti questi mesi a 4000 metri fa veramente strano adesso essere qua. Adesso comunque anche nel prossimo futuro saremo comunque su queste temperature, su queste altezze, quindi cambia un po' tutto, dobbiamo abituarci un po'. Sapete che io ho un po' un problema con il calore estremo, anche magari un po' meno, però dai, però ammettilo. Sì. Ammetto che mi è piaciuto molto stare con il clima secco e freschino di notte, sì, non è stato male, devo dire. Dovrebbe essere qua il passaggio, ma è tutto chiuso. Questa è la strada e il mercato, una puzza qua ragazzi. Eccola qua, dogana. Abbiamo già fatto l'uscita dall'Argentina di qua e adesso l'entrata in Paraguay. Fatto ragazzi, anche qui 5 minuti e via, sono già messi via i passaporti. Adesso passiamo su questo ponte, il ponticello. Questo è il ponte che ufficialmente ci fa passare nel prossimo paese, il Paraguay. È andato tutto liscissimo. C'è un mercato da una parte e un mercato dall'altra praticamente. Mercati dappertutto, vendono anche cose interessanti. E l'unica cosa che ci ha chiesto l'ufficiale è stato il nome dell'hotel dove andiamo. Guarda che belle ciambelline. Non è un mercatino, è un mercatone. Adesso abbiamo chiesto da dove partono gli autobus per Asunción, la capitale del Paraguay, che è tipo a un'oretta da qui. Sono anche i giochi. E da questo lato. Señor, por el bus para Asunción. Acá a la vuelta, sí. Acá? Ok. Acá a 50 metros más o menos está la entrada. Gracias. Gracias. Questa dovrebbe essere la fermata dell'autobus, qua si cucinano panini e hamburger e Paolo è andato a cercare qualcuno che cambi i soldi perché non abbiamo niente nella moneta locale che si chiama Guarani e non abbiamo nulla, abbiamo pesos argentini, abbiamo dollari, abbiamo euro, ma ci manca proprio quelle locali, per l'autobus è fondamentale, quindi si è rinfilato di nuovo nel mercato a cercare se c'è qualcuno che cambia. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, allora cambiare soldi è stato un casino. No, taxi, grazie. Il bus. È un casino ragazzi, qua è cambiato un po' tutto. Per cambiare soldi sono dovuto andare a chiedere in tutto il mercato, porta a porta, e sono finito in mezzo a un giro di brutti ceffi che mi hanno cambiato i soldi per fortuna, però mi hanno cambiato solo i pesos argentini, non i dollari. Come al solito qua non vogliono i dollari piccoli, 20 dollari, non li vogliono i 100 dollari, esattamente come di là, quindi speriamo di cambiarli poi in città, in realtà lì dovrebbero prenderli. Quindi adesso sono tornato qua con qualche soldino, per fortuna avevo 28.000 pesos argentini, che sono 17 euro,
e ci ha cambiato quelli, quindi su quello siamo a posto, abbiamo i soldi per pagare l'autobus che comunque arriva tra mezz'ora, non ce ne sono tantissimi e siamo qua noi e altre persone ad aspettare questo autobus. Bell'impatto, qua è Bella differenza, sì, bella molto differenza. diverso. Coca-Cola locale, la piricola, 0% di calorie, quindi tipo 0. Buona, pizzica. Se prima avevamo una sorta di autonomia grazie al freddo dell'autobus, adesso l'autonomia è finita, il caldo è dentro le ossa e cominciamo a sudare. Sono rincocomerita, ecco, anche proprio. Ci stanno sudando tutti i pori. Qua ancora si aspetta, ci vuole un bel po', però siamo qua tutti quanti ad aspettare. E c'è questo odore nell'aria di hamburger barra salamella, proprio salamella quella original, che mette in difficoltà, ma no, resisteremo. L'autobus più atteso della storia sta arrivando, in pratica si infila con la marcia indietro qua dentro e adesso qua faremo a gara a salire, però è bello grande, dai. Ragazzi, c'è una grandissima passione per il mate, però versione fredda, infatti. Buona, l'autista lì, il mate. Vediamo se riusciamo a sederci, ce la facciamo, a posto. Anche la signora, guarda qua. Si può vivere senza il termos, però qui è appunto acqua fredda col ghiaccio dentro. Li vedi che bevono anche solo l'acqua. Devo dire perché che fa adesso caldo. un po' l'invidio, Ci vorrebbe un bel mate freddo lì. Ghiacciato. Eccolo qua il signore che è passato, abbiamo già pagato 2 biglietti, 6.000 l'uno, che sono 80 centesimi, una cosa così, però non è un viaggio cortissimo. Allora, nella mappa sembra attaccata su un signore, ma in realtà la strada principale fa un giro lunghissimo. Perché non ci c'è il verranno ponte. un'ora e passa. Eh sì, c'è il fiume, ma non c'è il ponte. ponte. Qui c'è il benzinaio, allora butto fuori la camera dietro perché si vede meglio. Eccolo lì. Boccioni di benzina, diesel, tutto ha diviso per categorie. Con i boccioni, la metti dentro col boccione. Wow, siamo scesi ragazzi. Ci siamo, Asunción. Questo cos'è? Entriamo dentro il supermercato, Angela, che Solo per prendere l'aria condizionata? Sì, aria condizionata. Ammazza che modernità, ragazzi. Non ce l'aspettavamo da Asunción. Devo dire che è deserta a quest'ora, è deserta. Una città così grande, la capitale del Paraguay, a quest'ora è completamente deserta. Abbiamo fatto tutto il tragitto con l'autobus, non c'era nessuno per strada, così. Tutto una macchina chiuso, pazzesca. tranquillo. Ma io qua lo capisco molto più che a Salta. Qua bisogna chiudere tutto dall'1 alle 5 e niente. Basta, ritirarsi nelle proprie Ritirarsi. stanze col ventilatore buttato in faccia. Al fresco. E ci abbiamo messo un'ora e mezza. Scusa Angela, passiamo di là, sotto gli alberi. Questa è Asunción. Ragazzi, ma siamo in Paraguay! Siamo in Paraguay! L'abbiamo detto! Perché il confine è stato talmente assurdo. Cioè potevamo tranquillamente entrare senza farci mettere nessun timbro, nessuno ci avrebbe controllato, nessuno si sarebbe accorto. Situazione bella. Proprio così. Due sportellini così uno dietro l'altro. Tutto bello Fine, easy lordo. bye. Esatto. Bello incasinato, bello strano. Certe facce, ragazzi. Sì. Quando sono andato a cambiare soldi ho detto, oddio. Ah, sì, chiede a loro seduti lì, queste facce. Tu non lo so, cioè tu dici, boh, che cosa devo È la fare? sensazione più che Vado, altro, no? vado, devo cambiare soldi e cambiamo. Che bell'ingresso, ragazzi. Il nostro posticino. Spiaggiato già sulla poltrona. Wow, ragazzi, c'è l'aria condizionata. Sì! Ma che stanzetta che abbiamo, stanzona direi, gigante. Una godura, dai. Abbiamo anche il balconcino qui fuori, i bagni sono al piano terra, noi siamo al primo piano, ma c'è l'aria condizionata. Cos'altro conta in questo momento? Conta mangiare. Esatto. Stavo già cercando un supermercato. Ce n'è uno qua dietro, forse aperto, magari un pacco di pasta. Ah, vuoi fare la pasta adesso? Eh sì, Oddio, questo caldo. qualcosa di fresco. Una frutta, qualcosa. Magari Guarda come è spiaggiato.
quanto pare ragazzi l'unico posto aperto oggi è il supermercato. Comunque la cosa ci va bene, anche perché dobbiamo riprenderci. Ci siamo fatti comunque una doccia, ci siamo un attimo rilassati, adesso più o meno ci siamo. Siamo venuti a fare un po' di provviste, abbiamo già preso banane, carote. Che carrellone per due cose ancora dobbiamo super comodo, prendere. ci appoggiamo anche. Stasera ci facciamo un pastone ragazzi, vuole un bel pastone come si deve. Comunque abbiamo preso pane, addirittura hanno queste girelle ragazzi. Questa è una Della girella cannella. là c'è un... Andiamo a fare un giro perché c'è una sezione del panificato ragazzi che non si vedeva da una vita. Comunque tipo in Argentina non abbiamo trovato dei supermercati così enormi e così forniti. Soprattutto il reparto quello lì ragazzi è incredibile. Guarda qua ragazzi che brioscine che ci sono, tutte quante vendute al peso, anche le crostate da questo lato. Il panettone c'è ancora. Non so se me la sento però, devo dirti la verità Angela. Davvero? Dopo l'ultima volta non mi sento pronto. Forse perché è durissimo. Infatti. Cioè è bello trugno questo panettone. Però il profumo è buonissimo, quello che viene fuori. C'è giusto un po' di pane, Ci sono tutti questi cestoni, tu vai a prenderteli, li metti, li pesi e poi te li porti a casa. Direi che il pane è una grande tradizione anche in Paraguay. È anche pieno di grissini e tutte robe di pane, e addirittura abbiamo scoperto che una grande tradizione è il tarallo ragazzi. Ci sono i taralli, guarda qua, questi qua sembrano addirittura col finocchio. Quindi questa cosa dei taralli è incredibile. Appena siamo arrivati poi al confine era pieno di taralli. Anche le salsicce piacciono molto in Paraguay. Imbarazzante anche la sezione salumi, ci sono addirittura questi taglieroni da 150.000. Quanti sono 150.000? 20 euro. È 7 circa, quindi sono un po' più di 20 euro. 20 euro di tagliere con formaggi, pomodori, olive, tutti gli insaccati del mondo. Prezzi medio alti, prezzi medio alti, roba di qualità, ma qualità alta. Mi sa che questo è uno di quei supermercati. Esatto, e guarda tutta la frutta nei frigoriferi, tutta organizzata. Tutta organizzata, tutta confezionata già, la frutta e la... costano 18.000. 18.000 il pomodoro, ragazzi. Sono quasi 3 euro al chilo. 3 euro al chilo, tra l'altro non mi sembrano neanche bellissimi. Mi sa che tante cose non si producono nel paese, quindi comunque costano un po' di più. Qua addirittura c'è tutta la sezione per i cani e i gatti. Tutto il cibo per cane qua da prendere, diciamo al peso. La miseria ragazzi, cosa abbiamo davanti? Questo è Lavazza crema e gusto, qualità oro e qualità rossa. I prezzi sono indicibili. Per 250 grammi sono 9 euro o addirittura 12 euro o 10 euro. Cioè veramente ragazzi, pazzesco. Rispetto al supermercato dove siamo stati in Argentina, qui ci sono più prodotti importati, quindi a parte il caffè c'è anche la pasta di Vella. E ragazzuoli, sono 4 euro in pratica un 4 pacchetto euro. di pasta. 500 grammi di pasta di Vella, 250 ml di acqua San Pellegrino, 2 euro. Ma c'è anche l'acqua tonica e la ginger beer, tutte qua. E comunque siamo sempre più o meno sugli stessi prezzi, quindi 2 euro per un bicchiere o più. Ah vabbè dai, c'è la panna, mezzo litro a 3 euro. Non semplicissimo destreggiarsi tra questi prezzi. Noi abbiamo preso proprio delle robe semplicissime ragazzi. Acqua, un po' di verdura, pane e un po' di caffè. Ho preso questo caffettino qua piccolino Belen, e qua abbiamo invece la yerba mate che adesso proviamo alla menta, però qui mi sa che ci conviene provarla fredda. Tornati in camera che è un piccolo rifugio dal calore, aria condizionata già a filo lì dove adesso appendiamo tutta la roba che laviamo. Da lavare, sì. Allora mi sono fatto un caffettino, qua ce l'abbiamo, e attenzione ragazzi perché si comincia. Inauguriamo il bicchierino e la cannuccia che abbiamo comprato in Argentina. Quindi yerba mate messa dentro. Questa è con la menta, infatti c'è un buon profumo di menta. È mentosissima. Mischiata. Allora ragazzi, non so se voi siete stati tipo alla spa, quelle docce profumate, no? Ma questo sei tu, lo dici di tutti te delle cose. Quelle docce profumate che ti fai un po' alla menta. No, la doccia. La doccia profumata alla menta. La doccia profumata che si fa la menta, so di questo. Tutto quello che abbiamo bevuto in Marocco è menta. Quando siamo stati quelle pochissime volte alla spa, anche in Italia, ecco, si fanno quelle docce profumate che hanno tutti gli aromi di frutti rossi, oppure c'è quella tipo alla menta
menta e erbe, che è la stessa roba del mate in pratica. Si fa la doccia al mate. In realtà il Italia. mate originale non ha la menta. Queste sono le versioni un po' mischiate, così, vabbè, da Vai Angela, assaggiare. vai, buttagli l'acqua. Acqua quindi bollente in questo caso. No, in realtà no, lo facciamo 70 caldo. gradi deve essere. 70, quindi comunque calda. Non facciamo Sì. la versione fredda paraguayana, facciamo quella per ora argentina. Giusto perché siamo qui con l'aria condizionata, altrimenti Esatto. dovremmo fare l'altra versione. E quindi ora bisogna... Aspettare, no, non muovere la cannuccia. L'unica si muove. regola è non muovere la cannuccia. Allora, quindi ricapitoliamo. Tu prendi il bicchierino giusto, quello fatto di legno, tutto fatto intagliato a mano, tutto qua. Sì, più o meno. 2 euro. La cannuccia 1 euro. Sì. E metti... Cannuccia di metallo che ha non è una cannuccia normale, ha un non filtro l'abbiamo sul fatto fondo. vedere, si può togliere adesso? No, perché se Non la si può togliamo- togliere. C'è una sorta Quando di abbiamo filtro, finito. perché se no ti devi succhiare anche tutta l'erba. Esatto. Ok. Si mette l'acqua, adesso mi sa che ne ho messa poca perché vedo che è già sparita. Vai, vai, e si Angela. aspetta qualche minuto e poi si beve. Quindi l'acqua a 70 gradi vuol dire che comunque si può bere. Sì. O ti bruci la lingua. È calda, molto calda. Molto si può calda. fare anche freddo qua però, quindi secondo me L'abbiamo quest'erba funziona anche con l'acqua fredda, no? L'abbiamo detto Angela. Sì, appunto, dico. La fanno freddo qua col ghiaccio, Sì. ma noi versione argentina, quindi quello caldo. Quindi Adesso aspettiamo un attimo, poi lo beviamo. adesso non possiamo. Fai tu il primo sorso. Dai, va? facciamo sto sorso. Voglio Angela, sai che aspettare sono un attimino. impaziente, Non dai. muovere la cannuccia. Un pochino si potrà L'unica muovere. regola. Comunque ragazzi, qua Una, vanno in giro coi termos enormi e oltretutto costruiscono, credo artigianalmente, una sorta di porta... Cestino, porta. Sì, un cestinetto. Fanno il cestinetto portamate dove mettono dentro il bicchierino che resta lì in bilico, però attaccato al termos. Sono dei Sì. geni, sono proprio dei geni. Sì, ma qua vanno in giro con i litroni da 10, cioè con i termos da 10 litri. Mazza se è forte. È forte? Mazza se è bollente. Sì. Mazza se è amaro. Eh beh sì, non c'è lo zucchero. Però è buono, Ecco. Però è buono. Dopo tutto questo. Però è buono, Però è buono. Sai già che tu, attenta alla Invece lingua l'hai perché- venduto molto bene. Però è buono. Sai che ci sta? Guarda che ti... Ecco, la lingua è andata. No, è buono. Molto Benissimo, buono. benissimo. Adesso capisci perché sono addicted Adesso tutti sì. quanti. Sono Sì. drogatissimi. È una roba folle. Altra cosa bella che abbiamo visto fare ieri è che tutti quanti col bicchierino, in pratica, se ne si beve un bicchierino anche in tanti. Cioè se sei lì in 10, in 20, in 30, non c'è nessun problema. Stesso bicchierino, buttano dentro l'acqua e poi se lo passano e tutti succhiano dalla stessa cannuccia. In pratica una cosa che durante le pandemie non si dovrebbe fare, ma loro comunque lo fanno tantissimo. Eh sì, perché adesso Tantissimo. quando l'acqua è finita si aggiunge l'acqua, si tengono le stesse erbe, si aggiunge Stessa l'acqua. erba. Si rifà il giro un po' di volte, quindi E perde un po'. perde anche un po' la forza, sì, perché adesso è bello intenso, quindi più tu lo bevi più perde forza. Quindi primo giro strong, poi Sì, non so se la quantità che ho messo è giusta, io ne ho messo circa metà, il Metà. resto acqua. in caso poi si butta e si rimette. Sì. E bello, mi piace, è anche un rituale, per questo Sì. secondo me è così diffuso È sia un in po' come Argentina il che caffè alla fine, no? è un La stessa rituale cosa. più del caffè, Più, perché sì, perché non puoi portarti in giro il termos di caffè. Io- Anche se conosco qualcuno io lo che farei, lo farebbe ragazzi, tranquillamente. questa roba da italiani esportiamola, cominciamo anche noi, andiamo in giro con un bel termos d'acqua calda e il caffè e ce lo succhiniamo così tutto il Con la giorno cannuccia. con la cannuccia. Pensa che bello! Comunque la cannuccia funziona perché non sale neanche una fogliolina di erba, è una cannuccia Sì. che alla fine ha una spirale, poi quando abbiamo finito la tiriamo fuori e facciamo vedere, è una specie di filtro, ce ne sono di diversi tipi, abbiamo visto, questa ha tipo una spirale in fondo, c'è quella che ha tipo un filtrino sulla base, insomma varie cose che si sono, diciamo, Di tutti i generi, sì, di tutti i prezzi, attrezzati, di di tutti i tutte le tipi, modalità. sì, tutte le dimensioni, ne abbiamo preso in pratica lo sciottino, quello Sì, piccolissimo. almeno ti rimane caldo Sì. con l'acqua. Comunque pensavo alla questione del caffè, mi sa che è infattibile perché l'italiano vero adora l'espresso e l'espresso è dura portarselo in giro. Guarda quanto è forte. No, ci sono anche le macchinette espresso, quelle portatili. Sì, ma però che sta a dire? sono scomode. Ma ti No, immagini tutto il giorno a bere espresso? Cioè arrivi alla fine della io giornata questo e sei così. lo farei però col caffè easy, quello un po'... Quello solubile. Quello solubile un po'... Ah no, vabbè, non per forza solubile, però tipo all'americana, con filtrino, caffè, butti dentro l'acqua, filtro, sale. Si può provare! Ma proviamolo! Qua ce l'ho il Adesso, caffè, guarda. Purtroppo, guarda, adesso la cannuccia è impegnata. La cannuccia non passerà, no? Sì, questa è polvere, queste sono foglie. Ah, ok, che si passa, poi non va bene, vabbè. Si è fatto tardi pomeriggio e siamo usciti un pochino a fare un giro, ancora il phon è acceso, però devo dire l'aria calda continua ad arrivare e stiamo andando adesso verso il fiume Paraguay, che è proprio il nome del paese.
Non ci posso credere. C'è l'aria condizionata nella chiesa principale, ragazzi. Si sta congelati proprio. Si congela e sono tutti qua. Città sempre deserta, chiesa invece abbastanza piena. Sanno sicuramente come fare per attirare i fedeli in chiesa, ragazzi, veramente ti viene proprio voglia di stare qua, di passare il pomeriggio a pregare. Ecco dove sono tutti allora, ragazzi, sono tutti parcheggiati qua sul lungo fiume, un sacco di gente là sulla spiaggia. Adesso andiamo a dare un'occhiata. Da questo lato invece c'è addirittura il parco giochi con la ruota panoramica, che ovviamente adesso è dietro l'albero. Tutti qua, ragazzi, ecco qua, finalmente li abbiamo trovati. Mentre qua si gira sulla giostra al tramonto, di fronte si vendono i super pancho. Super panchos, ragazzi, che nient'altro sono che gli hot dog. Eccolo qua, il super pancho, quello normale con la mostarda, e quello invece alla pizza, perché questo è un enorme hot dog con tutte le robe della pizza sopra, anche addirittura il sottaceto. Queste scalinate conducono alla spiaggia sotto, spiaggia che è sia di sabbia che di erba là in fondo. E guarda che carino sta cosa, che si può andare in giro tipo un monopattino. E là in fondo invece ci sono le barche, perché si può anche fare un giro in barca. Allora, il Paraguay non ha affaccio sul mare, è uno dei pochi paesi del Sud America che non ha affaccio sul mare, però hanno rimediato qui nella capitale con appunto il fiume, quindi si godono tutta questa baia. Ma secondo me questa qua è sabbia finta, cioè l'hanno portata qui, sì. L'hanno portata. Sembra borotalco, no? Tipo leggerissima. Ma noi ragazzi, che ci facciamo in Paraguay? Che cosa abbiamo combinato dal nord dell'Argentina? Abbiamo preso questo notturno, siamo venuti verso est, in un paese che pochissimi visitano. Di solito viene proprio skippato, saltato dai viaggiatori che vanno oltre, vanno verso sud o comunque diretti magari verso altri posti. Insomma, noi, ci sono un po' di motivazioni. Adesso in questo momento proseguire verso sud, verso la Patagonia, verso il Cile, insomma sarebbe stata una scelta sbagliatissima, perché siamo proprio all'inizio dell'inverno, cioè il momento in cui cambia il clima, e in questi posti che sono estremi, ragazzi, sono i posti più estremi della terra, andare adesso verso la Patagonia e arrivarci in pieno inverno, perché ricordiamo che da Salta, dove eravamo, fino a Ushuaia forse sono 5.000 km, 4.000, non lo so, sono tantissimi chilometri. Andare adesso in quella direzione sarebbe stato un errore madornale, assolutamente da non fare. Freddo, gelo, neve, ghiacci, ci sono ghiacciai, no, era proprio il momento sbagliato. Siamo capitati qua, cioè ci è andata molto bene, devo dire, dal punto di vista climatico. Tutta questa avventura sudamericana fino adesso è andata perfettamente, però è il momento sbagliatissimo per andare nei posti più estremi. Cioè potevamo magari rischiarla sulle Ande nel momento sbagliato, un po' di pioggia, beccare così, potevamo farlo, ma proseguire, andare verso giù e beccarla sbagliata, no, quello non era ammissibile, ci saremmo trovati veramente in grossissima difficoltà. E inoltre abbiamo alcuni sogni da realizzare da questo lato, perché comunque, ragazzi, noi andiamo a spuntare delle caselle veramente veramente importanti. Quindi questa cosa è anche importantissima. E poi c'è un'altra cosa, ragazzi, però non è il momento di parlarne, ne parleremo più avanti, quando sarà il momento giusto. E poi c'era anche un altro motivo in realtà, che volevamo vedere questo Paraguay, un paese che appunto dicevamo viene spesso saltato, è uno dei meno visitati del Sud America, perché qua in mezzo a questi giganteschi altri paesi, no? C'è l'Argentina, c'è il Brasile dall'altro lato, quindi è schiacciato un po' da questi super giganteschi paesi, e quindi si conosce anche poco questo paese. Devo dire che un po' ci ha incuriosito questa cosa, e abbiamo detto, sai cosa? Andiamo a vedere il Paraguay. Ah, come passano velocissimi, ragazzi, qua si fa il giro con la barca da una parte all'altra del fiume, quindi tutti quanti con il cialechino si sale in barca e si fa questi minuti a 1000 all'ora sull'acqua. Questa è la parte comune del nostro ostello, c'è addirittura la piscina, ragazzi, ma purtroppo non si può usare, c'è l'acqua verde, mannaggia, se no era veramente la perfezione. E da questo lato immenso, mega tavolone, e anche Angela che sta, alleluia, preparando la pasta, sì, c'è da piangere, c'è la cipollazza, cipollazza, cipollina, qua facciamo il soffrittino con l'olio
di girasole, perché sì, questo c'era e questo si usa. Sta già, eccola lì, aspetta che abbassiamo un po'. Bello alto. Ecco, l'ho spento, lo sapevo io. Come pasta, ragazzi, abbiamo preso i famosissimi, i mostaccioli, che sono in realtà dei mini i sedanini rigati. Sedanini ancora più piccoli Di Campobello. di Campobello con una Ela. Però il migliore È Baggio. è Baggio. Roberto Baggio, attenzione. Che visto come è andato quest'anno con i mondiali, Ci voleva questo è un colpo Baggio. al cuore. Anche a 60 anni ci voleva Baggio. Ecco. Però questo è il purè di tomate della Huerta. Quindi speriamo sia buono, dai. Ecco. Il sughetto, ragazzi, nel giro di 5 minuti è pronto perché è già buonissimo. Stiamo aggiungendo, guarda, che roba incredibile. Stiamo aggiungendo le olivette che ci vogliono sempre. Assaggino. Il sapore degli dei. Quasi pronto. Vai, Angela, butta la pasta. Quanto sugo è? Tantissimo. Oh, che goduria. Madonna è mobile, qual più buon vento. Cos'è che hai cantato esattamente? Angela, non lo so il testo bene, adesso non ho studiato la Cos'è che hai lirica. detto? Qual più buon vento? Qual più buon vento? Cosa vuol dire? Non lo Hai so, detto non lo so, perché è Angela. pronta la pasta, senti che profumo. Quale sarebbe il testo giusto, Angela? Credo che sia qual piuma al vento. Che vuol dire? Come una piuma al vento. Qual? Questa ti è rimasta in mente al Signore, l'ha cantata Che l'altro buona. giorno, è vero. È vero? Pronto, Angela? Via! Vai di scarpetta, vai di Ma che scarpetta. bella scarpettina ci sta della pentola. Com'è? Buona. Guarda quanta felicità per una pasta con il sugo, ma che bello. Goduria. L'ostello la sera si trasforma in un'arena per concerti, ragazzi. Se la cantano bellamente. Intanto noi in stanza abbiamo cambiato tutto quanto. In pratica l'abbiamo rigirata completamente perché lì dietro la mutanda di Angela arriva il gelo direttamente dall'aria condizionata. Pum! Ti arriva proprio qua Il dentro. letto era lì prima. Il letto era lì, l'abbiamo spostato da questo lato e tutto il resto è spostato, un casino, insomma. Quando andiamo via. Riarredato, quindi dobbiamo rifare tutto, sistemare tutta la stanza. Però devo dire che con l'aria condizionata qua dentro sembra un mondo diverso rispetto a fuori. Splendido. È incredibile. È finita questa puntata, ci vediamo alla prossima. È finita questa puntata, mi raccomando iscriviti al canale. Ma bellissima questo finale, questa sigletta finale. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, come dice appunto la musichetta. Grandi testi, grandi melodie qui, solo grandi testi e melodie. E ci vediamo anche su Patreon, questo qui è l'indirizzo qua sotto. Mi raccomando iscrivetevi pure là, ci vediamo alla prossima. Esatto, ragazzi, come detto appunto, link di Patreon in descrizione e qui sotto. Grazie per aver visto il video insieme, noi ci vediamo al prossimo video con un bel abbraccione musicale. Ciao belli! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.